Salve a tutti, oggi parliamo del sito www.narnia.umbria.it. È il sito che vedete inquadrato in questo momento e possiamo vedere alcune peculiarità di questo sito. Allora, tanto per cominciare, è diviso in vari menu come progetto, personaggi narnesi, luoghi, libri, allegati e video. Queste sono le macro aree. In più c'è una zona dedicata alla ricerca. Ecco, come potete vedere, all'interno del video ci sono tante possibilità. Quando entrate nella home page, tanto per cominciare, che cos'è questo sito? Questo sito non è altro che un blocco notes, diciamo, un piccolo bignami della storia narnese fondamentalmente. Qui abbiamo cercato di metterci un po' tutte le varie ricerche che abbiamo fatto in questo periodo con il gruppo Incontri Fortunati e mixati con l'esperienza precedente che io personalmente avevo fatto all'interno del sito narnia.it, a cui tra l'altro il sito, come vedremo, è spesso collegato. Quindi, per semplificare le ricerche, abbiamo fatto questo nuovo sito che permette, tanto per cominciare, di lavorare meglio anche con i cellulari ed in più permette di ritrovare subito tante cose che noi possiamo vedere direttamente. Allora, ad esempio, dalla home page, cliccando sopra, si entra già, per esempio, in una videata a secondo di quello che io voglio cercare. Ci sono varie, principalmente, come abbiamo detto, ci sono i personaggi, i luoghi, i libri e i video. Allora, se noi vogliamo cercare i personaggi, per esempio, qui stiamo vedendo personaggi illustri, diciamo, di Narni a livello religioso. Tutti questi personaggi che trovate qui, ad esempio, sono facilmente approfondibili cliccando semplicemente su uno dei link. Per esempio, se mi interessa Fermina Cesi, clicco qui; se mi interessa Feliciano Capitone, clicco qui. Se voglio avere invece una panoramica generale dei personaggi religiosi narnesi, seguo questa linea che poi mi manderà a delle sottocartelle. Quindi diciamo che questo è un primo modo. Per esempio, adesso vi faccio un esempio veloce: se volessi vedere Romolo Cesi, che sta qui, non devo fare altro che cercare tra i vari personaggi Romolo Cesi, clicco e mi rimanda direttamente sulle pagine che mi interessano, che partono da narnia.it. In questo caso potrete vedere tutta una serie di descrizioni. Qui tra l'altro abbiamo fatto anche una bella ricerca insieme ad altri amici di Taiziano, e facendo anche, dal momento che Romolo Cesi, come sapete, è famoso anche perché a Taizzano fa la sua residenza principale, che dopo diventerà anche la base operativa dell'Accademia dei Lincei. Adesso, senza però scendere nel dettaglio, vi volevamo far vedere un attimo quello che è un po' il quadro generale. Per semplificare le cose, all'interno dei personaggi abbiamo fissato anche una linea del tempo. La linea del tempo che cos'è? È una specie di cronologia, una specie di cronistoria narnese, per capirci, che parte da l'anno zero e parte con Cocciaio Nerva, non siamo andati tanto più indietro, e poi velocemente ci permette di vedere tutti i personaggi e gli eventi principali che possono interessarci nei vari anni. Vedete, qui c'è lo scorrere degli anni. Quando ci interessa qualche cosa, se volessimo vedere per esempio Matteo Danarni, clicco sull'approfondimenti, entro nella pagina di Matteo Danarni e quindi in questo caso io potrò vedere, tra i vari personaggi narnesi che mi interessano, quelli che sono i personaggi più importanti. Qui c'è anche una macro area che mi permette di vedere tutti i personaggi, diciamo, che sono stati nel nostro periodo. Vedete, qui ce ne sono rappresentati moltissimi, che partono dall'anno zero, come dicevamo, con Cocciaio Nerva, e finiscono quasi ai giorni nostri. Noi arriviamo, per dare un'idea,
fino ai pittori, diciamo il risorgimento di Edoardo Martinori, credo la prima industrializzazione. Vedete che qui ci sono due chiavi arriviamo alle centrali idroelettriche, Adelaide Bernardini, e credo che siamo Aldo Tormea. Vedete che ci sono tantissimi per arrivare alla mostra di Primo Torello, che credo sia una delle ultime cose che abbiamo fatto, diciamo, di recente. Qui però vedete, ancora ce ne sono parecchi e continuamente aggiorniamo i nostri articoli. Un altro modo per vedere i vari personaggi che sono all'interno di questa nostra struttura è di andare a vedere quelli che sono gli ultimi articoli scritti. Per esempio Narni percorsi nel verde, qui basta che clicco che vedete che automaticamente ci rimanda a il, l'articolo che mi interessa nel dettaglio. Quindi ci sono tanti articoli, c'è un asse del tempo, ci sono i personaggi più importanti che posso sfogliare e quindi ci sono tutte queste chiavi di lettura. Per esempio, se voglio partire direttamente dai personaggi senza andando un po' a caso e cercandone uno per uno, posso tranquillamente sceglierli anche da qui. Vedete? E quindi, per esempio, se volessi vedere famiglie narnesi importanti, clicco in questo periodo e lui mi va direttamente sulle videate delle famiglie, dalla famiglia Arca, la famiglia Massei, la famiglia De Risis. E il bello di questa cosa è che io partendo da qui posso anche, diciamo, andare a selezionare una per una tutte queste voci. Come sempre, o cliccandoci sopra qui, per esempio famiglia Sacripante, arrivo qui, oppure vado nella videata che mi interessa, per esempio cliccando direttamente anche, adesso ho fatto perché ho cliccato sui cesi invece che sui Sacripanti. Se volevo la famiglia Sacripante non bastava che andavo qui sotto e partiva direttamente la videata corretta. Quindi vedete che qui c'è tutta quanta la descrizione. Tornando indietro rientro sempre sulla pagina da cui sono partito e quindi automaticamente posso approfondire ulteriormente. Un'altra caratteristica è che abbiamo messo abbiamo mappato e georeferenziato i siti dei palazzi storici narnesi, quindi Palazzo Vescovile, vedete, Palazzo dei Priori. E il bello è che se io voglio approfondire la cosa ci sono sempre dei link che anche da qui, per esempio Palazzo dei Priori o Palazzo degli Scolopi mi manderebbe direttamente alla storia degli Scolopi e quindi posso andare direttamente a vedere tutte queste cose, leggermele con calma, vedere le parti che mi interessano, poi o approfondire o come sempre ritornare indietro. E quindi anche in questo caso posso rientrare a vari livelli sui vari menu. Quindi vedete che è molto articolata come struttura. La descrizione principale parte anche da piccoli scorci, diciamo, che hanno dettato il motivo, come è nato Incontri Fortunati, un po' la nostra storia. Parto anche da un articolo che è apparso in una delle riviste che è La Pagina, e da qui posso approfondire come sempre tutte quelle che sono le informazioni che mi possono interessare. Come vedete posso sempre andare avanti e indietro dai menu principali. Ecco, quindi come abbiamo detto ci sono tutta una serie di rievocazioni di personaggi storici e oltre a questo ci sono la zona dei luoghi. Anche qui possiamo vedere sui luoghi, anche qui c'è parecchi luoghi che si possono visitare, anche qui c'è una georeferenziazione con una mappa che mi fa vedere nel dettaglio le cose e poi i luoghi più importanti partendo dall'acquedotto della Formina, il complesso delle Grazie, la torre di Buffone, qui sono state messe un po' diciamo la chiesa di Santa Prudenziana, quindi come vedete più che altro sono Narni e dintorni, l'eremo di Sagliago, qui sono tutte immagini che fondamentalmente qui Montoro Vecchio, quindi posso cliccando su una qualunque di queste
vedere delle immagini principalmente, e qui dobbiamo ringraziare Emanuele Ubaldi, come abbiamo detto un po' tutto il nostro team che si è dato da fare, principalmente bisogna ringraziare Alessandro Solfaroli che è il nostro webmaster che ci ha dato la struttura principale del sito, oltre a tutte quante queste informazioni. Le informazioni le abbiamo un po' condivise, per le immagini ci ha dato una bella mano Emanuele, abbiamo detto, e poi ci sono tantissime altre opportunità che possiamo vedere sempre cercando all'interno del nostro sito e vedendo, per esempio, l'abbazia Porto Fluviale, anche qui ci sono delle belle fotografie che abbiamo fatto di recente, ma poi ci sono tanti altri link e rimandi che ci permettono di vedere meglio, come per esempio chiaramente anche il libro di Cristian Almadori con cui abbiamo collaborato e con cui stiamo facendo anche dei bei progetti a livello diciamo più esteso della Valle del Nera con il gruppo appunto del Terni Folk Festival. Quindi vedete che c'è tutto quanto una serie di incroci e raccordi anche con altri gruppi che diciamo in questo periodo abbiamo avuto l'opportunità di contattare e con cui stiamo collaborando. Ecco, come dicevamo, qui c'è anche una chicca che tra i vari gruppi ci sono dei virtual tour, sia di Stifone che di Santa Prudenziana, che ci permettono di vedere a 360 gradi proprio perché è fatto con armi 360. Qui vedete per esempio, qui riconoscerete Stifone con le sue strade e con le sue zone. Qui per esempio se noi volessimo andare avanti vedete che c'è proprio, questo è un bel tour virtuale che ci permette di scoprire il paese di Stifone come se ci stessimo dentro. E questo l'ha fatto Narni 360 nello specifico eh, Agostini, Alessandro, Maurizio e tutto il team loro, diciamo. Ecco. Quindi qui si può vedere tranquillamente queste cose, qui c'è tutta quanta anche una bella panoramica anche dei vari luoghi, poi ci sono anche dei video che possono essere lanciati all'interno, quindi c'è tutta una serie di informazioni ulteriori che possono essere ulteriormente viste e sviluppate. Qui c'è anche un menu di maggior raccordo e vedete che insomma questo lavoro è fatto molto bene e si arricchisce costantemente della collaborazione con questi nostri amici. Ecco, quindi altre cose interessanti che vi possiamo far vedere, sempre partendo dal nostro sito, qui chiaramente quando le immagini diventano più pesanti bisogna un pochino aspettare di più perché non tutti i computer sono in grado di poter seguire velocemente queste informazioni. Ecco, ritornando al sito principale, possiamo vedere per esempio anche c'è una zona dedicata ai libri. La zona dedicata ai libri è interessante perché si possono proprio sfogliare dei libri, come nel caso, vedete ce ne sono parecchi, da educazione morale delle donne italiane, cioè, ce ne sono parecchi che nel tempo abbiamo scelto per voi e abbiamo messo all'interno del sito. Chiaramente siamo partiti anche da personaggi e racconti di Narni, che è uno dei miei libri che avevo fatto e che ha segnato un po' il filo rosso in cui dopo ci siamo mossi per sviluppare questi siti, però ci sono tantissimi altri libri che potete, dalla miscellanea storica di Giovanni Eroli. Il bello di tutte queste cose le possiamo sia consultare che scaricare sui nostri computer. Quindi qui è come se ci avessimo proprio i libri sotto mano e che noi possiamo facilmente ingrandire, per esempio, leggere meglio, vedete? E sfogliare come se fosse un libro cartaceo. In realtà sono libri elettronici che li possiamo sia consultare in diretta online con varie modalità, no? Per esempio ce ne sono alcuni che possono essere sfogliati come questo, per esempio, se io lo sfoglio in questo modo, vado direttamente alla sezione Gutenberg, in questo caso ci dà un errore, vediamo probabilmente per qualche ritardo di caricamento. Vabbè, diciamo che non è che sia indispensabile, ogni tanto ci può stare qualche
videata che non funziona al meglio, però di norma vedrete che la maggior parte delle pagine funziona. Per esempio qui c'è, non so se qui è un problema proprio di videata oppure qui ve lo faccio vedere per esempio in questo modo. Questa è la pagina per esempio che è dei nostri amici e qui vedete che io lo posso sfogliare come se fosse un libro di quelli cartacei, lo posso ingrandire, rimpiccolire, quindi posso sfogliarlo pagina per pagina e quindi diventa come se ce l'avessi fisicamente sotto mano, diciamo, ecco. Qui chiaramente c'è tutta una serie di ulteriori approfondimenti che io posso fare se qui voglio andare a leggere meglio, per esempio. C'è Raspetti che ringrazio per la sua ospitalità sempre nelle sue pagine, che in pratica ci ha dato anche questa opportunità. Ecco, quindi ci sono parecchi incroci e parecchie cose che vedete che qui ci sono tutta una serie di informazioni che io posso ritrovare e analizzare nel dettaglio. Addirittura, per esempio, se volessi rivedere il libro di Erasmo Danarni fatto dall'Eroli, basta che clicco qui sopra e o me lo scarico sul mio computer o lo rivedo riga per riga e me lo guardo con calma. Ci sono anche parti del Regesto Farfenzo, c'è la storia di Galeotto Marzio, quindi possono essere sia visti che scaricati. Chiaramente quando li scarichi vengono nel formato PDF che dopo io li posso gestire tranquillamente dal mio computer. Ecco. Quindi vi invito a scorrerlo un po' per capire un po' meglio come funziona. Poi c'è una zona in cui degli amici ci hanno dato delle piccole chicche, come nel caso di Maria Giulia Codini, che ha fatto questo bellissimo racconto che vi invito a leggere, è molto articolato, è veramente stupendo, leggerlo è appassionante e poi ci sono altri amici come Roberto Stopponi che hanno fatto questa recensione sull'origine della biblioteca comunale di Narni, c'è Bruno Marone e quindi si va arricchendo mano a mano di tante altre cose. Poi c'è una zona video, come diciamo, quindi c'è una zona video in cui io posso rivedere tutta una serie di video che nel tempo abbiamo raccolto e che voi potete, senza dover andare a cercare, ve li ritrovate qui direttamente e potete vederne uno per uno. Chiaramente ci sono, adesso su questi vi cominciano a starcene parecchi, quindi c'è anche una pagina successiva che mi permette di vedere, chiaramente non potevano entrare tutte nella stessa videata e quindi abbiamo fatto la scelta di fare questo tipo di ulteriore contatto. Ecco, quindi ci sono tutta una serie di informazioni che io posso trovare, in più ci sono delle chiavi di ricerca, cioè se io voglio cercare per esempio una cosa che mi interessa particolarmente, per esempio la Polonia, e gli dico cerca, lui mi trova direttamente le informazioni che io andavo cercando. Ecco, quindi vedete che c'è tutta una serie di opportunità. Adesso, per esempio in questo caso, vediamo se me l'accetta. Ecco, vedete, vado direttamente tutte le volte che lui trova articoli sulla Polonia, me li mette qui, in questa, quindi c'è Agostino Rocci il vecchio, c'è il musicista del 1600 a Narni, e voi chiaramente vi potete andare sia a consultare uno per uno, in questo caso il musicista del 1600 a Narni, che potete o rivedere nel dettaglio e come sempre voi cliccando sopra uno di questi arriverete al livello di approfondimento che più vi interessa. Quindi ricordate di ritornare con la freccetta indietro e ritornate sempre sulla videata di partenza da cui siete partiti per poi arrivare a vedere diciamo le videate che abbiamo visto prima. Quindi c'è tutta una serie di tra altre cose c'è anche un blog che riporta le ultime notizie che è associato sempre al nostro sito, in questo caso gli ultimi articoli che abbiamo messo, qui trovate tutta quanta una serie di informazioni che possono essere continuamente aggiornate e come sempre qui ci sono lateralmente i comandi che vi permettono di rivedere anche articoli precedenti. Quindi c'è tutta una serie, qui potete fare addirittura delle
selezioni per mese nell'archivio, quindi sono circa 2 anni che ci stiamo lavorando, quindi a questo punto lui partirebbe da novembre 2018 e arriva fino a maggio 2020. Quindi mese per mese voi potrete vedere tutti gli articoli che abbiamo fatto. Per esempio a ottobre del 2019 vedrete che ci saranno articoli, in questo caso qui c'è Aldo Tormea, in quel periodo abbiamo fatto anche Turner a Narni, e quindi c'è tutto quanto il discorso di Turner e dei grandi viaggiatori che sono stati nella nostra zona, legati anche a tutto quello che vi dicevo prima, con tutti i collegamenti anche ai siti amici che ci hanno permesso di fare creare questo contenitore di informazioni relative alla nostra Narnia. Chiaramente posso trovare tantissime altre informazioni curiosando all'interno di questo sito. Ecco, credo che possiamo fermarci qui, le informazioni magari sono state parecchie una vicino all'altra, speriamo di aver stimolato la vostra curiosità e di vedervi sempre più spesso a utilizzare questo strumento che abbiamo fatto gratuitamente per la cittadinanza. Quindi è qualcosa che speriamo che resti nel tempo e che permetta a tutti di poter utilizzare al meglio il sito www.narnia.umbria.it. Ecco, vi ringrazio per la vostra attenzione e ci sentiamo alla prossima. Arrivederci.